Salve, il velo è un falso insegnamento, come è una falsa dottrina quella delle decime, ma di questo ho già fatto un video in 2 parti che sta su YouTube. Si intitola La Bibbia trattino la decima. Vi invito ad ascoltare entrambe le parti, la prima e la seconda, e inviarli a chi volete bene per conoscere bene quello che la Sacra Scrittura ci vuole trasmettere e non andare dietro a falsi insegnamenti. Ma oggi mi voglio concentrare sul capitolo 11 di Prima Corinzi, versetti che vanno dal 3 al 16, vi invito a tenerli davanti per vedere bene il discorso che fa Paolo, perché fa un discorso unitario e molte denominazioni invece hanno estratto un versetto fuori dal contesto che è un pretesto. Questa è una delle prime norme dell'ermeneutica, cioè della giusta e corretta interpretazione della Bibbia. Non si fa perché altrimenti nascono tantissime false dottrine. Paolo fa un meraviglioso discorso unitario e purtroppo molte denominazioni insegnano e impongono piano piano alla donna di portare un velo o un copricapo, in alcune comunità durante tutto il culto, in altre solo per pregare o profetizzare, ma sempre durante le ore in cui si incontrano nel cosiddetto locale di culto. E notiamo in primis già un'incongruenza, cioè non c'è mai scritto solo durante il culto. Tutti gli insegnamenti biblici valgono sempre nella vita, quindi chi veramente crede che la donna debba essere velata deve sapere che noi siamo chiesa anche quando preghiamo con dei fratelli e sorelle in giardino, in casa o in qualsiasi luogo. Ma i seguaci di queste denominazioni velano la donna se non durante il culto, e questo è incongruente. Ma la cosa a cui dobbiamo porre più attenzione è che con una giusta esegesi biblica, cioè con uno studio accurato delle parole usate in greco nel testo originario, notiamo che l'Apostolo Paolo parla continuamente dei capelli. Faccio una piccola premessa per far capire, ancor prima di studiare veramente il significato di questi versetti, che questo falso insegnamento del velo fa acqua da tutte le parti. Infatti, scusate, la prima domanda nasce spontanea: se l'uomo non si deve coprire il capo durante la preghiera, come alcuni suppongono, eccetera, come si spiega che al sommo sacerdote era richiesto il copricapo? Leggete in Esodo 28, dal 36 al 39, sta scritto dettagliatamente come doveva essere questo copricapo, questo turbante in realtà di lino che doveva stare sulla testa di Aronne. Anche in Levitico 16,4 c'è scritto: si coprirà il capo con un turbante di lino, riferito all'uomo. Anche in Levitico 8,13 c'è scritto: Mosè fece avvicinare i figli di Aronne e legò sul loro capo delle mitre, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Queste mitre erano quei capelli a punta che utilizzavano. La cosa è incongruente, ma ovviamente solo apparentemente, perché la scrittura non si contraddice mai, sono le interpretazioni sbagliate che fanno sorgere le incongruenze. Inoltre, un'altra domanda importante: sapete che un insegnamento, come dice la parola, per determinare una dottrina praticamente ci vogliono 2 o 3 conferme. E come mai questa questione è menzionata in tutte le scritture solo in questo passo e poi senza dare delle istruzioni precise come Dio è solito fare con le vere dottrine? E per esempio questo capo che cos'è? Un cappuccio, un cappello, un velo, quanto deve essere grande? Ovviamente non c'è scritto, perché notate bene che in tutti questi versetti non c'è mai scritto neppure la parola copricapo, mai, non c'è mai scritta. Dio ci chiede di essere rispettosi e zelanti della parola e non andare dietro alle dottrine degli uomini. È quindi davvero importante del caso di esaminare molto accuratamente il testo greco originale per scoprire subito che qualcosa non quadra, e quindi vi chiedo davvero la massima attenzione. Tutto ruota attorno alla parola testa, la kephalè in greco, avendo a che fare con i capelli lunghi o corti, con la chioma, con lo scoprire e il coprire, coinvolgendo le capigliature maschili e femminili. E al versetto 14 e 15 Paolo esorta a riflettere, stimola a ragionare con una domanda e dice: la natura stessa non vi insegna che è un disonore per l'uomo portare la chioma? Se invece la donna porta la chioma, ciò è per lei un onore, perché la chioma le è stata data per copertura. E infatti è un onore per una donna, sappiamo tutti che può essere fiera quando ha i capelli lunghi, belli, folti, però
Adesso torniamo un attimo al versetto 4 per andare un attimo in ordine nella spiegazione. L'espressione che c'è scritta l'uomo che prega o profetizza a capo coperto in greco è kata, kafales e kon, che letteralmente significa che ha giù per la testa. La traduzione letterale è che ha giù per la testa e la preposizione kata fa anche parte del verbo copro, che troviamo nel testo più giù nei versetti 6 e 7, che significa mi copro, da cui la traduzione col capo coperto, ma letteralmente sarebbe che ha giù dalla testa, parola, diciamo, frase che è nei versetti a seguire relazionata con la chioma, la comè, con i capelli, che nell'uomo non devono appunto scendere giù dalla testa. Il famoso velo o di un oggetto che copra, richiesto da alcune comunità, non è neppure menzionato. Unicamente alla fine del versetto 15 parla di una copertura, ma badate bene che non si tratta di un velo e comunque non come un oggetto da mettere. Lo nomina solamente come per fare un paragone. Letteralmente in greco è come antiperibolaion dedotai aute, che letteralmente tradotto è la chioma in luogo di copertura è data a lei. Anzi, per essere più precisi, più che un paragone si tratta di una sostituzione, perché i capelli lunghi femminili, dice Paolo, sostituiscono un velo o una copertura. Per essere precisi, quando dice la chioma è stata data al posto o in luogo di velo, la parola al posto è anti, che indica qualcosa di opposto, perché significa invece di, in luogo di. Molto esplicitamente afferma che la chioma le è stata data al posto della copertura, che alcuni traducono velo. La parola usata da Paolo per indicare copertura o velo è peribolaion in greco, che significa grande manto che avvolge, come dal capo a tutto il corpo, non certo la veletta, una pseudo copertura qualunque, e viene usata unicamente, dico unicamente, per fare un paragone con la chioma, anzi in sostituzione, perché dice in luogo del peribolaio alla donna è stata data la chioma, al posto del velo, al posto di questa copertura le è stata data la chioma. Leggete, questo è il versetto 15 del capitolo 11 di Prima Corinzi. Quindi se qui Paolo dice riguardo alla donna che i capelli le sono stati dati in luogo di una copertura, non le serve un'ulteriore copertura o copricapo, ma ripeto, copricapo non c'è mai scritto, perché la copertura è intesa proprio si riferisce sempre ai capelli. E chiaramente Paolo ai versetti 4 e 7 sta disprezzando i capelli lunghi maschili e quelli troppo corti femminili. E poi l'apostolo invece ammira la donna credente che porta i capelli lunghi, definendoli niente di meno che una gloria, e aggiunge che le sono stati dati al posto del velo. Quindi questa dichiarazione di Paolo segna la conclusione di tutta la sua argomentazione a riguardo, perché si trova proprio alla fine, e quindi dopo aver ragionato su tutto questo taglia corto e con l'ultimo versetto, al versetto 16, non ammette discussioni e dice: ora se qualcuno di voi vuole essere contenzioso, noi non abbiamo una tale usanza e neppure le chiese di Dio. Quindi Paolo si riferisce ad un'usanza della comunità, opponendola a qualche altra usanza, quindi dovrebbe incuriosirci per indagare sugli usi e costumi del tempo. Ora, questa usanza è sulla capigliatura, perché nei 2 versetti precedenti fa proprio quella domanda e quella risposta, parlando del disonore dell'uomo che porta la chioma, come dire, per la natura stessa non vi insegna che è un disonore per l'uomo, e poi dice per la donna invece è un onore, e poi parla, noi non abbiamo comunque questa usanza. Quindi apro una piccola parentesi alle usanze di quel tempo per sfatare ogni dubbio. Le donne ebree portavano i capelli molto lunghi, leggete in Giovanni 11,2, e li curavano molto, considerando le espressioni di bellezza, come è scritto in Cantico dei Cantici 7,5, e solo in caso di lutto o cordoglio che se li tagliavano. Prendete anche Isaia 3,24 per leggere come riferimento. La prima chiesa dei discepoli di Gesù fu all'inizio
composta solamente dai giudei, quindi è naturale che secondo i costumi ebraici gli uomini portassero i capelli corti e le donne i capelli lunghi. Tanto è vero che venivano tagliati solo in caso di lutto o nelle donne adultere, proprio come punizione alla donna adultera venivano tagliati i capelli, che era la sua gloria, la sua autorità, e quindi le veniva tolta questa gloria appunto perché aveva adulterato. Ora Corinto era una città importante dell'antica Grecia e in quei tempi la chioma affluente per gli uomini greci era manifestazione di potenza, mentre la conciatura femminile della Grecia antica era molto moderna. Anche quelle che portavano i capelli lunghi se li raccoglievano a chignon, li tenevano belli stretti raccolti in dei cerchi metallici, li legavano con dei nastri, con delle reti, e inoltre il taglio odierno detto alla maschietto per le donne deriva proprio da quelle donne greche di quel tempo. E in ogni caso la contestazione di Paolo mostra che l'usanza corinzia dei capelli lunghi per gli uomini e dei capelli corti per le donne non corrispondeva all'usanza ebraica delle chiese di Dio. Per questo dice: noi non abbiamo una tale usanza. Guardate, anche se per assurdo fosse stata realmente intenzione di Paolo, diciamo, parlare, cioè se questi versetti si riferissero a un uso e costume reale, cosa che non è perché si riferisce alla chioma, ma dico, se anche per assurdo fosse un testo riferito agli usi e costumi, comunque non è un testo dottrinale, perché la Bibbia va studiata adeguatamente. Ci sono i testi storici, quelli poetici, profetici, quelli dottrinali, quelli di usi e costumi. Quindi se anche facesse parte degli usi e costumi, non è detto che noi dobbiamo utilizzare gli usi e costumi ebraici, perché altrimenti questi uomini che vi impongono, parlo alle donne specialmente, di mettere, o non impongono ma fanno capire piano piano che se vuoi essere una brava cristiana ti devi mettere questo pezzo di stoffa, qualsiasi cosa in testa, allora loro anche devono seguire gli usi e costumi e si devono mettere la gonna, si devono mettere una tunica, perché l'uomo allora non esisteva, non portava i pantaloni, non esisteva. Ovviamente questo è assurdo, lo dico anche in modo sarcastico per far capire quanto è importante studiare la Bibbia nel giusto senso, perché se poi noi facciamo diventare dottrinale un testo di uso e costume è un problema, come è un problema se facciamo diventare dottrinale un testo storico. Perché se uno dice no, ma c'è scritto e allora tutto quello che c'è scritto nella parola lo devo fare, allora che facciamo? Nel testo storico di Pietro che rinnega Gesù 3 volte, che facciamo? Prendiamo lo stesso esempio, siccome c'è scritto lo dobbiamo fare anche noi? Giuda lo tradisce, lo dobbiamo fare anche noi? No, è un testo storico. Ora andiamo avanti nella giusta interpretazione del testo. Ho fatto questo esempio, ripeto, solo per dire pure che per assurdo fosse una cosa di usi e costumi, comunque non sarebbe nemmeno valida. Però andiamo ad analizzare ancora, perché poi ai versetti, in questi versetti c'è scritto anche a un certo punto di questa vergogna per l'uomo di portare il capo coperto durante la preghiera, e quindi però appunto non parla di copricapo, perché il copricapo non è pure menzionato, a sua vergogna sono i capelli lunghi, così come li portavano i greci pagani. Ciò che disonora il suo capo, dice, sono i capelli lunghi che lui porta letteralmente, c'è scritto kata kafales ekon, come ho detto prima, che significa che gli scendono giù per la testa. Questa è la traduzione pari pari, che vengono appunto, viene tradotto con coprire, perché significa proprio che lo coprono. Tra l'altro questo participio ekon, questa parola utilizzata in greco, fa riferimento al verbo eko, che significa sì avere, ma nel senso di tenere, cioè essere in una tale condizione, cioè indica qualcosa che uno ha già e non che si può mettere. E usa questa particella proprio perché Paolo sta parlando dei capelli, una cosa che uno tiene, non una cosa che uno si può mettere. La stessa considerazione vale per i capelli della donna. Abbiamo così la gloria, la doxa dei capelli lunghi femminili contrapposta alla vergogna dei capelli lunghi maschili. La testa non coperta va quindi intesa non coperta di capelli. E poi Paolo esaspera l'immagine riprorevole della donna con i capelli corti o raccolti, facendo una delle sue battute taglienti, come nel versetto 6, dicendo: se ora la donna non si copre,
si faccia pure tagliare i capelli, ma se è una cosa vergognosa per la donna farsi tagliare i capelli o rasare, si copre il capo. Ma questo atteggiamento sarcastico di Paolo lo utilizza anche con la circoncisione, come c'è scritto in Galati 5,12, dove dice che coloro che insistono sulla circoncisione si possono anche fare mutilare, cioè tagliare, e fa questa esagerazione. Così, di fronte alla donna che insiste con l'uso greco e pagano dei capelli corti, arriva a dire che se li tagliano corti è come se fossero rase, e questa è una cosa vergognosa, e quindi il capo deve essere coperto dei capelli, perché poi continua a parlare dei capelli. Quindi sappiate appunto che il capo anatomicamente non include i capelli. La scrittura è precisa, ecco perché dice che deve avere il capo coperto e non indica nessun tipo di copricapo, non parla mai di copricapo, parla sempre poi della chioma, corta, lunga, per l'uomo in un modo, nella donna deve essere in un altro, per l'uomo è una vergogna se li porta lunghi, per la donna invece è un onore. E Paolo usa poi due verbi che hanno a che fare con il taglio dei capelli, rasato, tagliato, e quindi questo conferma che tutto il suo discorso è contro la capigliatura secondo l'usanza corinzia. E quindi in Italia, tra l'altro, se ci pensate, il taglio corto della donna esiste da pochissimi anni, è intorno agli anni 60, gli anni dei Beatles, gli anni della ribellione, gonne corte, capelli corti alle donne, gli uomini iniziarono a portarli più lunghi, e queste, diciamo, mode che sono venute dall'America, ma nonostante il mondo continui a contaminarsi e ad essere sempre più lontano da Dio, datevi uno sguardo attorno. La natura, come dice Paolo, insegna che è normale che la donna porti la chioma, e cioè i capelli lunghi, questo significa, mentre per l'uomo è normale che li porti corti o rasati. Paolo poi, a seguire, cerca anche di dare delle spiegazioni in modo logico e soprattutto biblico, perché poi fa un discorso riferendosi alla creazione dell'uomo e della donna, sottolineando che il maschio viene direttamente da Dio, mentre la donna proviene dall'uomo. Non si tratta affatto di un discorso maschilista, perché Paolo non lo è, perché Gesù non è maschilista. Per questo precisa subito che riguardo al Signore la donna non è senza l'uomo, né l'uomo senza la donna. Perché come la donna è dall'uomo, così anche l'uomo è per mezzo della donna, e tutte le cose sono da Dio, cioè ma entrambi sono da Dio, dice. Quindi in tutto il discorso è un bel discorso che fa Paolo, perché lui vede nella creazione diretta dell'uomo motivo di gloria, mentre la donna lo vede come motivo di gloria per l'uomo. E in più però, se l'uomo pare avere una certa superiorità sulla donna nella creazione, di certo la donna ha la sua superiorità nella procreazione, dice, perché l'uomo viene dalla donna, sta scritto, e tutti e due, precisa Paolo, sono da Dio. Poi un altro argomento che Paolo usa in questi versetti lo trae dalla stessa natura creata da Dio, e lo prende perché questo vale come un insegnamento assoluto sul quale nessuno può mettere bocca, perché l'ha creata Dio, e mi riferisco ai versetti 14 e 15. E dice che la natura insegna che per l'uomo portare la chioma è un disonore, mentre per la donna è un onore. Versetti 14 e 15. Il versetto 10, invece, che ho saltato, dice: la donna deve avere un segno di autorità sul capo a motivo degli angeli. I vocabolari di greco danno diverse sfumature a questa parola autorità, che è escusia in greco, ma tutte le traduzioni, senza eccezione, indicano sempre un significato di un potere esercitato e mai subito. Lo stesso vocabolo è applicato infatti all'autorità di Gesù che insegna in Matteo 7,29 ed è nominato lo stesso vocabolo in Matteo 8,9, che si riferisce all'autorità che aveva il centurione sui suoi soldati. Quindi, in base a tutti i contesti in cui la parola exousia è impiegata, questa autorità, intendiamo che al versetto 10 la donna si mostra in tutta la sua dignità, rendendo visibile la sua fierezza femminile. Che cosa vuol dire a motivo degli angeli? Il richiamo di Paolo agli angeli è fatto proprio in questo contesto che vi ho appena detto, dell'ordine naturale della creazione. L'uomo e la donna sono differenti, e anche quando pregano, profetizzano, la loro differenza si deve mantenere, deve essere visibile.
Come si evince dall'ultimo libro della Bibbia, l'Apocalisse, gli angeli sono custodi del cosmo e della creazione e ne difendono, ne salvaguardano l'ordine. Mantenendo l'ordine stabilito, l'uomo e la donna devono pregare e profetizzare secondo la propria conformazione naturale, che poi è quella che Dio ha voluto, per natura. La donna non deve mascolinizzarsi e l'uomo non deve effeminarsi, e gli angeli vegliano su questo ordine, e se la donna si mascolinizza si disonora. Il senso è che la donna deve mostrare la sua posizione con una capigliatura da donna, secondo l'ordine creazionale a motivo degli angeli che stanno lì a sovraintendere, a salvaguardarne l'ordine di tutti gli elementi del creato, di tutti gli elementi del cosmo. Concludo questo approfondimento sottolineando che del famoso velo non c'è traccia. Velo o qualsiasi copertura diventata deplorevolmente di sottomissione all'uomo presso diverse religioni maschiliste. Ribadisco che il vocabolo in questione è peribolaion. Anche ad orecchio, senza conoscere il greco, si può intuire che il vocabolo è composto da peri, che significa attorno, si pensi all'italiano perimetro, che deriva dal greco, e il resto della parola peribolaion ha a che fare col verbo greco gettare. Il senso finale è qualcosa gettato attorno, tipo un grande mantello. Questo vocabolo si trova in tutta la Bibbia qui e un'altra volta, in Ebrei 1,12, dove dice, riferendosi a Dio, che tu li avvolgerai come un manto, come un abito, e saranno mutati, si riferisce ai cieli, saranno mutati, ma tu sei sempre lo stesso. Quindi quando dice tu li avvolgerai come un manto, come un abito, questa parola è proprio il peribolaion, la stessa che troviamo in 1 Corinzi 1,15. Dando un giusto senso alle parole, in questo versetto dice che i capelli lunghi della donna gli sono stati dati al posto di questo peribolaion, quindi al posto di un mantello, come un abito, di qualcosa che l'avvolge, l'adorna e che la rende gloriosa, perché dice che se la donna ha i capelli lunghi è per lei una gloria, appunto come quando uno si pone un abito importante che gli dà una certa importanza. Una magnifica capigliatura femminile fluente è un segno autorevole della sua gloria, che significa gloria della sua importanza. Quindi, sorelle, non sottoponetevi a falsi insegnamenti, perché bisogna obbedire a Dio e non agli uomini. Anzi, fate valere la verità e inoltrate questo video se volete. Fratelli, anche voi difendete le sorelle, perché seguire Cristo non significa essere fedeli agli insegnamenti di una denominazione, ma essere fedeli alla parola di Dio. E le donne vanno protette, non vanno coperte. Benedizioni per tutti.